Ciao a tutti! In questa puntata ripercorreremo la storia di una piccola colonia che l'Italia ha mantenuto per quasi mezzo secolo sulla costa orientale cinese, poco distante da Pechino. Stiamo parlando della concessione italiana nella città di Tianjin. La decadenza del celeste impero cinese ha radici che affondano in tutto il XIX secolo, in particolar modo a partire dai primi anni 40, quando l'inizio delle guerre dell'oppio costrinse la dinastia regnante, i Qian, a cominciare ad aprire i propri porti della costa orientale e meridionale alle potenze coloniali europee. Fu quindi il turno dei grandi dell'Occidente, con l'Inghilterra in testa, di addentare il vastissimo mercato cinese. Con il tempo poi sempre più porti furono aperti e sempre più libertà furono concesse e garantite alle potenze straniere, che poterono addirittura stabilire delle rappresentanze permanenti nelle città portuali in cui era stato garantito loro l'accesso. Ma facciamo ora un salto al ventennio 1890-1910. La Cina era uscita sconfitta e umiliata da una pesantissima guerra contro il Giappone e nel 1900 viene messa alle strette nuovamente da una minaccia che questa volta si rivela essere interna, la rivolta dei Boxer, un gruppo paramilitare che si appresta a marciare verso la capitale. Per la prima volta nella storia, la rappresentanza permanente degli eserciti delle potenze straniere, che si trovava nella città portuale di Tianjin, interviene in difesa del regime di Pechino per sopprimere la rivolta. Tra i soldati che presero parte alla spedizione ci fu anche un contingente italiano di circa 2000 soldati, e benché questo costituisse meno del 3% del totale delle forze militari coinvolte, fu sufficiente perché fosse riconosciuto al Regno d'Italia il diritto ad avere nella città di Tianjin una concessione nel quartiere delle legazioni e una propria ambasciata permanente. Fu così che su un'ansa dello Haihe, il fiume che attraversa il centro cittadino, fu riservata alla delegazione della nostra penisola una zona di circa 450.000 metri quadrati, paludosa e poco confortevole, per di più precedentemente adibita in parte a cimitero. Ci vollero infatti oltre una decina d'anni affinché il suolo fosse considerato agibile per la costruzione, senza parlare dell'immensa difficoltà che si ebbe nel disegnare la rete idrica e fognaria. Tuttavia, mentre il vecchio mondo scopriva la Belle Époque, l'Italia poté finalmente inaugurare la sua piccola concessione, ricca di oltre un centinaio di villette, il suo municipio, un ospedale civile e scuole maschili e femminili, ospitando in totale all'incirca negli anni 30 di 8.000 persone, fra italiani, stranieri e ricchi cinesi che, affascinati dalla piccola penisola, avevano deciso di trasferirsi nella zona. Risaltava tuttavia, all'interno dei circa 60 esercizi commerciali che possedevano un ufficio stabile all'interno della concessione, l'assenza di Fiat e Magneti Marelli, che erano i due giganti dello sviluppo italiano dell'epoca. Il posto ospitava anche una caserma, che fu intitolata al sottotenente Ermanno Carlotto, rimasto ucciso in battaglia contro i Boxer nel 1900-1901. L'area era attraversata da poche strade maestre, all'incrocio delle quali si trovavano delle piazze circolari adornate da colonne e monumenti al loro centro. Un esempio? Una delle piazze principali era sicuramente Piazza della Regina Elena, teatro di parate militari del nostro esercito, la quale presentava al suo centro il monumento della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Inutile dire che il periodo in cui mantenemmo la concessione non fu certo uno dei migliori. Il coinvolgimento dell'Italia nella Grande Guerra prima e i cinesi spaccati dalla guerra civile 10 anni dopo non aiutarono sicuramente né l'azione diplomatica né lo sviluppo dei rapporti commerciali bilaterali. Per quanto limitati negli spostamenti e in alcune libertà, tuttavia, grazie ai patti tra Roma e Tokyo, gli italiani si risparmiarono la sofferenza della reclusione in campi di concentramento quando i giapponesi invasero Tianjin e Pechino nel 1937. Destino che toccò invece agli abitanti e ai rappresentanti delle altre concessioni della città. Tuttavia, la vita nella concessione divenne sempre più complicata. I contatti con Roma erano difficili ed interrotti, tanto che sulla guerra al fianco di Hitler si sapeva ben poco e non arrivarono comunicazioni puntuali né sulla fine della guerra in Africa, né sulla caduta del regime fascista e l'inizio della resistenza. La concessione fu infine revocata nel 1947 e il territorio restituito a quella che di lì a poco sarebbe diventata la Repubblica Popolare Cinese a guida maoista. Oggi Tianjin viene spesso menzionata nelle visite ufficiali e nei colloqui bilaterali fra Italia e Cina. L'ex concessione infatti si è trasformata in un Tianjin Italian Village, un po' meno spumeggiante sicuramente di quanto non debba essere stato negli anni '20,
ma tuttavia ancora integro. Molte delle villette e residenze sono state trasformate in ristoranti e gelaterie, mentre la già citata Piazza della Regina Elena si è trasformata in Piazza Marco Polo, che è un po' meno autocelebrativo e sicuramente più vicino alla storia di entrambi i paesi. Resta comunque piacevolmente bizzarro per un turista italiano in Cina girare per le strade di una città antica e importante qual è Tianjin, famosa anche per il suo eccellente sviluppo economico, e imbattersi ad un certo punto in una piazzetta dove in cima ad un monumento sta la statua dell'eclettico poeta Dante, da cui prende il nome la piazza, Piazza Dante.